Ciao e benvenuti in questa nuova e golosa ricetta. Oggi rustica con melanzane e provola filante. Partiamo con un cipollotto fresco e lo tagliamo a pezzettini. Mettiamo un bel giro d'olio in padella e caliamo il cipollotto. Aggiungiamo circa 300 ml di passata di pomodoro. Mettiamo del basilico fresco a pezzi. Copriamo e portiamo in cottura. Per questa ricetta ci occorreranno 2 melanzane. Andiamo a tagliarle a fette spesse 1 centimetro. Nel frattempo aggiungiamo il sale al sugo e terminiamo la cottura. Tagliamo le melanzane a bastoncini. Ora li facciamo a cubetti da 1 centimetro circa. Amici, siamo sicuri che questa ricetta vi piacerà, è buonissima. È ottima per una cena veloce. La preparate in giornata e la sera è pronta per la cena. Mettiamo un bel giro d'olio generoso in padella. Aggiungiamo le melanzane e le facciamo rosolare. Mettiamo il sale. Aggiungiamo l'origano. Lasciamo rosolare per bene. Copriamo e portiamo in cottura. Tagliamo una bella provola affumicata da 300 grammi. La tagliamo a bastoncini. E facciamo dei gobetti da circa 1 centimetro. Amici, conoscevate questa ricetta? Scrivetecelo nei commenti. Questa rustica siamo sicuri che vi piacerà perché è buonissima. Noi la stiamo facendo tutte le settimane. Le melanzane sono pronte, belle profumate. Spegniamo e togliamo dal fuoco. Versiamo le melanzane in un piatto. Ora prendiamo una pasta sfoglia rettangolare. Andiamo a rimuovere la carta in eccesso. Andiamo ad aggiungere alla base il sughetto bello profumato. Amici, se siete nuovi nel nostro canale e non siete ancora iscritti, approfittate ora, è gratuito, pubblichiamo ricette golose tutte le settimane. Se questo video ti sta piacendo, regalaci un like, ci daresti un grande supporto per la crescita del nostro canale. Andiamo ad aggiungere le melanzane. Dimmi, questa ricetta golosa la farai? Ora andiamo ad aggiungere la provola affumicata. Renderà la nostra rustica filante. Ti sta piacendo questo video? Condividi questa ricetta con i tuoi amici e nei tuoi social. Ci daresti una grande mano per lo sviluppo di questo canale. Grazie. Ora andiamo a preparare la granella di basilico con il grana padano. Tagliamo a listarelle il formaggio e lo facciamo a pezzettini piccoli. Versiamo il formaggio nel mixer
Aggiungiamo il basilico fresco. Frulliamo il tutto. Questa granella la puoi utilizzare per tante altre ricette golose. Guardate che bella colorata e che profumo. Ora andiamo a spargerla sulla rustica. Condividi con i tuoi amici questo video, ti ringrazieranno per aver scoperto questa granella al basilico fantastica. Ora copriamo con un'altra sfoglia la rustica. Andiamo a chiudere i bordi facendo dei ricami. Prendiamo un rosso d'uovo, aggiungiamo un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Con un pennello lo mettiamo sulla sfoglia . Mettiamo dell'origano . Con un coltello facciamo dei pretagli. Ci serviranno per il taglio finale. In questo modo non farà sbriciolare la sfoglia nel taglio. Andiamo in cottura a 180 gradi per 30 minuti, più 3 minuti di grill. Amici, la sfoglia è pronta, profumata, croccante e con un profumo bestiale. Se questa ricetta ti è piaciuta e ne vuoi vedere delle altre, ti invitiamo a fare l'iscrizione al nostro canale, attiva la campanella per non perdere le prossime video ricette. Come sempre vi lasciamo al termine del video delle ricette da non perdere. Ti aspettiamo nei prossimi video. Ciao e buona giornata.
Ciao e benvenuti in questa straordinaria ricetta. Andiamo a farla insieme, andiamo. Per questa ricetta ci occorreranno due melanzane di media grandezza. Le andiamo a pulire e le facciamo a fette spesse circa 1 centimetro. Con questa ricetta di questa torta rustica salata siamo sicuri che conquisterà tutti i vostri palati. È una ricetta sfiziosa, golosa e saporita. È facile nella preparazione, ci vuole solo un pochino di pazienza per un risultato straordinario. Dopo aver fatto le fette, le andiamo a dividere in due. Le andiamo a allargare su un piano. Dopo averle distese sul piano, andiamo ad aggiungere del sale fino, così le andiamo a insaporire e tirano fuori quell'acqua dell'amaro della melanzana e lasciamo 10 minuti. Andiamo con un panno carta e andiamo a rimuovere l'acqua che ha tirato fuori la melanzana. Le mettiamo su una leccarda, mettiamo dell'olio d'oliva e andiamo a disporre le melanzane una accanto all'altra, pronte per andare in forno. Mettiamo dell'altro olio d'oliva sopra. Inforniamo a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Prendiamo 3 uova e le andiamo a rompere all'interno di una bolla di vetro. Le persone che ci seguono da tempo sanno che le nostre uova non sono uova comprate, ma sono le uova di campagna del nostro vicino. Adesso andiamo a mettere del formaggio grattugiato, che può essere sia grana o reggiano, circa 70-80 grammi. Aggiungiamo una bella macinata di pepe, regoliamo di sale e mettiamo dentro 150 ml di latte a temperatura ambiente. Andiamo ad amalgamare tutto il composto. Guardate che colore, si nota proprio quando le uova sono quelle casarecce. Ora prendiamo circa 200 g di provola e andiamo a tagliarla a listarelle sottili. In alternativa alla provola potete utilizzare anche della fontina e ci sta bene anche dell'asiago. Per questa ricetta ho utilizzato 4 fette di prosciutto cotto arrosto tagliato leggermente spesso. In alternativa anche qua potete utilizzare del prosciutto cotto tipo Praga, che è quello affumicato. Se volete rendere questa ricetta ancora più saporita e più gustosa, potete utilizzare anche dello speck affumicato. Adesso prendiamo una teglia da 26 cm e andiamo a mettere dell'olio d'oliva sul fondo. Con un pennello andiamo a allargarlo. Per questa ricetta ci occorre una confezione di pasta fillo, la trovate nei supermercati quelli più forniti. Andiamo a piegare ogni foglio a soffietto dello spessore di circa 1 cm, 1 cm e mezzo. Adesso andiamo al centro della teglia e lo cominciamo a mettere a spirale, lasciandolo leggermente lento. Continuiamo così per tutto quanto il pacchetto della pasta fillo.
Il quantitativo è perfetto per arrivare giusto al bordo della teglia. Conoscevi la pasta Fillo? L'hai già utilizzata per altre ricette? Fammelo sapere nei commenti. Con questo prodotto si possono fare tante ricette sfiziose e molto croccanti. Andiamo a completare la spirale di pasta Fillo e adesso mettiamo le melanzane. Cominciamo mettendo le melanzane tra i soffietti della pasta Fillo. Questo passaggio richiede un po' di pazienza, però alla fine avrete un risultato stravolgente. Adesso allo stesso modo andiamo a mettere il prosciutto cotto e ci andiamo a alternare tra la melanzana e la pasta Fillo e procediamo così per tutta la spirale. Questa ricetta sono sicuro che entrerà tra le vostre preferite. È facile, gustosa e saporita. Adesso allo stesso procedimento andiamo a mettere la provola affumicata. Conoscevi già questa ricetta? Scrivimelo nei commenti. Adesso prendiamo dell'erba cipollina di quella spontanea del nostro campo e la andiamo a mettere insieme all'uovo. Adesso andiamo a versare l'uovo tutto nella parte centrale, facendo attenzione di non arrivare troppo sul bordo della teglia. Cari amici, le nostre ricette vi piacciono? Fatecelo sapere con un like. E se non sei ancora iscritto, fallo ora. Pubblichiamo ricette golose tutte le settimane. Adesso diamo una bella grattugiata di pepe e mettiamo un'altra spolverata di parmigiano. E ci siamo, la nostra torta rustica è pronta. Siamo pronti per andare in forno. Guardate che bellezza, che colori strabilianti. Inforniamo a forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti. Ed ecco qua la bellissima torta rustica per stupire tutti i vostri ospiti. Sappiamo che il nostro pubblico è un pubblico adulto e quindi questa torta è perfetta per coccolare tutti i vostri nipoti. Se questa ricetta ti è piaciuta, regalaci un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le nuove pubblicazioni. Dai un'occhiata anche agli altri video sul canale, troverai tante idee gustose e facili da provare a casa tua. Condividi questo video con i vostri amici, è il modo migliore per dare un grande supporto alla crescita del nostro canale. Se fai la ricetta, torna a scrivermi se ti è piaciuta. Questa, a parte che l'effetto scenografico è meraviglioso e poi il sapore è spettacolare. Ciao e ti aspetto nel prossimo video.